Modifichiamo nuovamente il nostro avatar, selezioniamo il logo di Instagram, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete al rientro il pop-up viene eliminato, premiamo F5 e come vedete è stata modificata correttamente la nostra immagine. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa video guida ci siamo lasciati con l'anteprima delle nostre palette, in modo da dare all'utente la possibilità di poter verificare l'aspetto grafico della palette selezionata. Oggi, come promesso nella scorsa video guida, andiamo a dare la possibilità all'utente di poter modificare la propria immagine avatar direttamente nella sezione centrale del nostro CMS. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file che gestisce la sezione centrale del nostro CMS, quindi il file account personale, e come prima cosa andiamo a modificare il tag della nostra immagine, quindi il tag img, e lo modifichiamo con il tag input type img, quindi image. Il percorso ovviamente sarà lo stesso, gli abbiamo dato un identificativo, perfetto, quindi salviamo, apriamo il file CSS che gestisce la nostra area privata, ci spostiamo in table account e aggiungiamo anche le condizioni per l'input type image, quindi table class account, e gli diciamo input aperta quadra type uguale image, id avatar, due punti over, quindi andiamo a cambiare l'aspetto al passaggio del mouse sul nostro input e gli diciamo opacity, due punti 0.3, punto e virgola. Quindi salviamo, premiamo F5, passiamo col mouse sulla nostra immagine, come vedete al passaggio l'immagine diventa un po' più chiara, quindi l'opacità gli viene cambiata, e cambiando invece il tag da img ad input abbiamo la manina sulla nostra input, quindi sulla nostra immagine. Bene, ora diamo anche un titolo alla nostra immagine, in modo che quando sia evidenziata l'immagine ci dia delle informazioni, e quindi al tag input gli aggiungiamo title uguale, e ci scriviamo clicca per cambio, per cambiare avatar. Salviamo, F5, e come vedete quando il mouse ha evidenziato la nostra immagine ci compare la scritta clicca per cambiare avatar. Perfetto, ora dobbiamo generare un pop-up al click sull'immagine, come abbiamo fatto per le nostre palette, e vedremo di dare la possibilità quindi di selezionare un'immagine differente. Bene, quindi innanzitutto al nostro tag input gli diciamo on click, quindi on click uguale, e richiamiamo una funzione che la chiamiamo pop-up avatar aperta e chiusa tonda, quindi richiamiamo questa funzione che ora andremo a creare. E nell'intestazione del nostro file innanzitutto definiamo la variabile var pop-up avatar, anzi pop-up img lo chiamiamo, e definiamo la funzione function, abbiamo detto pop-up avatar aperta e chiusa tonda, quindi che non riceve in ingresso nulla,
e alla chiamata della funzione, come abbiamo fatto per le altre tipologie di pop-up. Innanzitutto andiamo a definire l'aspetto grafico del nostro pop-up, quindi definiremo la variabile style pop-up img, gli diciamo di fare un quadrato, quindi 500 x 500, e le altre le possiamo anche lasciare tutte invariate, e poi gli diciamo pop-up img uguale a window.open e richiamiamo il file che ora andremo a creare e lo posizioneremo nella cartella privata. Il file lo chiamiamo modifica avatar .php e poi per finire gli passiamo la variabile stile pop-up img. Bene, quindi salviamo e definiamo un nuovo file che lo salviamo ovviamente all'interno della cartella privata come modifica popup.php, e all'interno di questo file per il momento ci stampiamo un bel ciao, giusto per testarlo. Quindi salviamo, F5, clicchiamo sulla nostra immagine. Qua non trova il file modifica avatar.php, certo, perché il file l'abbiamo chiamato modifica pop-up. Quindi file apri, rinomina, modifica avatar. Quindi riselezioniamo la nostra immagine e come vedete ora il file viene richiamato correttamente. Qua abbiamo scritto ciao come insomma da istruzioni. Bene, dicevamo che all'interno di questo pop-up dobbiamo caricare il form per cambiare la nostra immagine, però prima di procedere andiamo a definire anche l'eliminazione al secondo clic, perché come sempre altrimenti vengono generati tanti pop-up quante sono le richieste. Quindi in account personale all'interno della funzione function pop-up avatar gli diremo if not pop-up img, quindi se non è già stato creato il nostro pop-up lo andiamo a creare, altrimenti gli diremo semplicemente pop-up img.close, quindi lo andiamo a eliminare e poi lo ricreiamo, così evitiamo con un doppio clic sulla nostra immagine di generare due pop-up o più di due, insomma, in base ai clic sull'immagine. F5, clicchiamo sul nostro pop-up, ovviamente viene generato, riclicchiamo sul nostro pop-up, viene rigenerato il pop-up e come vedete qua abbiamo soltanto una scheda in più relativo al pop-up, quindi non vengono generati doppioni. Perfetto, perfetto. Ora possiamo modificare il nostro file per modificare la nostra immagine personale, e quindi innanzitutto definiremo i tag principali della nostra pagina, della pagina HTML, quindi HTML aperto chiuso. All'interno dell'head dell'intestazione carichiamo il file CSS, quindi link rel style sheet, type text CSS e il percorso
che ovviamente è siamo all'interno già della cartella privata, quindi semplicemente css/stile.css. Bene, poi apriamo il tag body, aperto e chiuso, e per prima cosa definiamo il form, quindi apriremo il tag form method uguale post, action, qua andremo a creare un nuovo file che prenderà i dati postati e li salverà nel nostro database, quindi il file lo chiameremo upload avatar.php, poi andremo a crearlo ovviamente, e poi per poter utilizzare l'input type file tramite il nostro form dobbiamo utilizzare la dicitura enctype multipart form data, come abbiamo visto diverse volte. Bene, quindi aperto e chiuso il nostro form, e all'interno del form creiamo la nostra tabella, quindi table class form with 95% align center, aperta e chiusa, definiamo un tr td colspan 2, e qua ci stampiamo la variabile in caso di errore, quindi la nostra variabile alert, che poi andiamo a recuperare ovviamente. Poi stampiamo un tr td colspan 2 e ci mettiamo il nostro solito hr. Poi definiamo un tr aperto chiuso, un td class campo, e qua ci scriviamo upload img campo obbligatorio, e poi nel td class elemento inseriamo una input type file e gli diamo un nome, quindi name avatar. Bene, poi aggiungiamo un ulteriore hr di separazione e inseriamo un tr aperto chiuso e un td colspan 2, dove invece inseriamo il pulsante, quindi input type submit, e come value gli scriviamo modifica avatar. Bene, questo sarà il form, quindi salviamo, F5, riselezioniamo la nostra immagine. Bene, è stato caricato correttamente il nostro form. Poi magari nella prossima video guida, dove andiamo a completare questa sezione, andiamo anche a inserire una descrizione qua e migliorare un attimino il form, però per il momento ci limitiamo a dare la possibilità di poter caricare il nuovo file. Quindi il nostro form è completo e quindi al click andrà, come vedete, a richiamare il file upload avatar, che ovviamente non abbiamo ancora definito. Bene, quindi per prima cosa definiamo un nuovo file che lo salviamo all'interno della stessa cartella, quindi qua in privata, come upload avatar.php. Apriamo il PHP e innanzitutto andiamo a inizializzare la nostra sessione, quindi session start, che ci servirà per salvare gli errori in sessione, e poi dobbiamo
procedere al controllo sul file postato, perché in realtà qualora noi inoltrassimo la richiesta senza aver selezionato un'immagine ci deve dare errore, e non solo, ci deve dare anche errore se stiamo postando un file che in realtà non è supportato, quindi un file che non sia né GIF né PNG o JPEG. Ora, per quanto riguarda i controlli, in realtà abbiamo già fatto tutti questi controlli nella sezione account personale, nella funzione salva modifiche profilo, e ci ricopiamo il controllo sul file e ce lo modifichiamo. Allora, innanzitutto gli diciamo if $files di avatar al campo name è uguale a stringa vuota, quindi non stiamo passando dei dati tramite il nostro form, gli diciamo errore, quindi inizializziamo la variabile alert e gli diciamo errore selezionare un'immagine avatar per il profilo. Poi gli diciamo else if, quindi se è stato invece caricato il file e la tipologia non è né PNG né GIF o JPEG, errore formato file avatar non supportato, formati supportati PNG, GIF o JPEG, e per il momento gli diciamo semplicemente header location modifica avatar.php, quindi ritorniamo alla pagina precedente, quindi salviamo, F5, inoltriamo la nostra richiesta, come vedete la pagina viene aggiornata, qua non ci sta ovviamente stampando l'errore perché dobbiamo anche recuperarlo, e quindi da un semplice form andiamo a ricopiare il recupero delle variabili, quindi anche da modifica pagina, quindi if iset session alert, lo possiamo mettere prima del form, apriamo il PHP e andiamo a controllare se è stata settata la variabile alert. Ovviamente per poterla utilizzare dobbiamo anche far partire la sessione, quindi session start, e al nostro td qua gli dobbiamo anche dire class errore. Bene, quindi se è settato l'alert ci andrà a stampare l'alert generato dal file upload, perfetto, altrimenti la nostra variabile la lasceremo vuota con uno spazio, quindi end nb sp. Perfetto, quindi salviamo, F5, selezioniamo la nostra immagine, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete qua ci va a dire di selezionare un file immagine avatar per il profilo. Qua questa tonda è in più, non c'entra nulla. Bene, selezioniamo una tipologia di file non supportato, tipo c'era un file ICO, il punto di domanda, eccolo qua. Inoltriamo la nostra richiesta e come vedete la
la pagina ci dice errore, formato file, avatar non supportato. Perfetto, quindi i controlli stanno andando a buon fine. Qua sta slittando in giù il form perché la dicitura qua è un po' troppo lunga, ma ce ne freghiamo per il momento. E se invece i controlli vanno a buon fine, quindi abbiamo postato un file, il file è nel formato richiesto, quello che dobbiamo andare a fare, come per il salvataggio delle modifiche del nostro profilo, è innanzitutto andare a selezionare il nostro profilo, e del nostro profilo nello specifico ci serve soltanto la foto, quindi foto avatar. Bene, vi ricordo che il nostro CMS è impostato in modo che l'utente possa andare a selezionarsi una propria immagine personale, e nel caso l'utente scelga una propria immagine personale viene salvata all'interno del nostro server con il nome aperta quadra, id utente chiusa quadra, punto, l'estensione del file originale. Mentre qualora l'utente non abbia un'immagine personale definita successivamente, insomma alla definizione dell'utente, all'utente gli viene invece associata la lettera iniziale, un'immagine con la lettera iniziale stile Google, che viene generata in automatico dal nostro CMS tramite una funzione. La funzione genera avatar. Bene, quindi quello che dobbiamo fare noi innanzitutto è andare a verificare che l'utente che tramite il form sta inoltrando la richiesta abbia o non abbia un'immagine avatar personale, quindi salvata nel formato aperta quadra di utente chiusa quadra. Quindi dovremo, tramite la funzione, come abbiamo fatto in salva modifiche profilo, controllare se la foto avatar associata all'utente tramite questa funzione ha almeno un'aperta quadra, e in quel caso vuol dire che è andato a modificarsela personalmente, la propria immagine personale. E poi ovviamente non ci siano errori nel caricamento dell'immagine, deve andare a cancellare, quindi unlink, la vecchia immagine personale che si trova in pubblica upload img avatar raw profilo al campo foto avatar. Bene, altrimenti se ovviamente non ha un'immagine personale e sta utilizzando l'immagine di default, la cancellazione non deve andarla a fare, perché la lettera poi sarà disponibile per altri utenti che hanno lo stesso che hanno la stessa lettera iniziale dello username. Bene, poi come abbiamo fatto in salva modifiche profilo, ci serve questa parte di codice che va invece a verificare, la incolliamo e poi la analizziamo. Quindi qua gli stiamo dicendo che se non ci sono errori invece nel caricamento, andiamo a esplodere al punto il nome del file, quindi andiamo a ricavare l'estensione del file, poi definiamo il nome del nuovo file, che sarà aperta quadra id utente chiusa quadra punto estensione. Perfetto, poi definiamo la directory dove deve spostare la nuova immagine, che sarà sempre pubblica upload img avatar e poi il nome della foto. Qua stiamo usando i due punti a differenza del file salva modifiche profilo, perché qua stiamo operando in un'altra sezione del CMS, quindi dobbiamo uscire di una cartella per ritrovare la cartella pubblica. Bene, e poi per fine spostiamo il nuovo file. Poi questa variabile query foto invece in realtà non ci serve, perché definiremo direttamente al suo interno la query per l'update dei dati. Quindi all'interno di questo if gli diremo update profilo utenti set
foto avatar uguale alla nostra variabile foto, e la racchiudiamo anche negli apici singoli. Bene, e poi gli diciamo where fk utente uguale a sessione di utente. Perfetto. Poi gli diciamo if MySQL query di connessione virgola $insert, quindi se la query va a buon fine. Per finire facciamo l'header location alla pagina che è inoltrato la richiesta. Bene, per poter funzionare ovviamente dobbiamo anche includere la connessione, e quindi gli diremo include connessione underscore db.php. Perfetto, e dovremo esserci, quindi salviamo, modifichiamo la nostra immagine personale, selezioniamo magari il logo di Facebook, inoltriamo la nostra richiesta, la pagina si è aggiornata, chiudiamo il nostro pop-up, premiamo F5 e come vedete è stato sostituito il nostro avatar con il logo di Facebook. Ora lo ripristiniamo, F5, perfetto, e ora come ultima modifica andiamo a chiudere il nostro pop-up qualora la richiesta sia stata soddisfatta, quindi al rientro su questa pagina andiamo a chiudere il pop-up. Per poter fare questo, nel nostro header location finale qua gli aggiungiamo status uguale 1 e nel file modifica avatar gli diciamo if isset get status aperta e chiusa graffa, ci stampiamo la dicitura script type text JavaScript aperta e chiusa, e al suo interno stampiamo window close, quindi andiamo a chiudere la finestra, salviamo, modifichiamo nuovamente il nostro avatar, selezioniamo il logo di Instagram, inoltriamo la nostra richiesta e come vedete al rientro il pop-up viene eliminato, premiamo F5 e come vedete è stata modificata correttamente la nostra immagine. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida completeremo questa sezione andando a definire anche il reset dell'immagine personale, quindi torneremo alle impostazioni iniziali per quanto riguarda l'avatar personale.